Bene ragazzi, ben ritrovati. Cerchiamo questa volta di finire la seconda delle tre parti della critica della ragion pura di Kant, ovvero l'analitica trascendentale. La scorsa volta abbiamo visto l'analitica dei concetti e delle categorie, no? Il fatto che l'intelletto si esprima attraverso concetti e che alcuni di questi concetti, cioè concetti puri, senza la materia, senza il contenuto, 12 sono le categorie. Le 12 categorie sono i 12 trascendentali dell'intelletto che permettono non di creare conoscenze, ma di completare il percorso della conoscenza unificando in un certo modo i dati della sensibilità. L'intelletto si limita a unificare i dati della sensibilità in 12 tipi, ricordate, di giudizi sintetici a priori che corrispondono a 12 tipi di categorie. Non potrebbe unificare i dati della sensibilità completando il processo dell'esperienza se non lo facessi a priori, cioè attraverso queste categorie. Abbiamo poi visto con l'io penso, questa sorta di autocoscienza collettiva, o meglio autocoscienza universale, primigenia, originaria, questa coscienza che è una percezione originaria. Abbiamo visto che i trascendentali dell'intelletto, cioè le categorie, dimostrano la loro pretesa, no? Realizzano la deduzione trascendentale delle categorie, dimostrano la loro pretesa di potersi applicare ai fenomeni, o meglio alle rappresentazioni dei fenomeni fornite all'intelletto dalla sensibilità, già che l'intelletto non opera direttamente sugli oggetti esterni, sui fenomeni, ma su rappresentazioni di oggetti esterni. Abbiamo visto che questo io penso, questo principio di unificazione universale del pensiero, l'io penso non come una sostanza metafisica come l'io di Cartesio, ma come il quindicesimo trascendentale che permette il funzionamento di tutti gli altri perché unifica tutti i processi di conoscenza, e questo io penso abbiamo visto è fondamentale, perché in realtà l'io penso è una precondizione, una precondizione necessaria non solo al funzionamento dell'intelletto, ma anche alla possibilità stessa che vi sia una sensibilità, d'accordo? Quindi abbiamo visto che le categorie, le 12 categorie, si possono applicare alle rappresentazioni dei fenomeni, si possono applicare ai dati sensibili, anche se le categorie, i trascendentali dell'intelletto, non colgono direttamente i dati sensibili, operano su di essi in seconda battuta indirettamente. Solo la sensibilità con le intuizioni sensibili coglie qualcosa, il fenomeno dell'oggetto esterno, mentre non può esistere un'intuizione intellettuale, d'accordo? Non voglio ripetere 2000 volte le cose che ho spiegato nelle lezioni precedenti, all'inizio di ogni lezione. Quindi la cosa non finisce qui, perché se abbiamo detto, cioè abbiamo dimostrato che, la, eh, che le categorie possono applicarsi ai fenomeni, alle rappresentazioni dei fenomeni e unificarle, queste intuizioni sensibili, non abbiamo ancora detto come. Cioè ognuno di noi potrebbe, capite, applicare le categorie in maniera diversa, in maniera soggettiva, non ci sarebbe più una conoscenza universale necessaria. Invece abbiamo visto che Kant vuole costruire una conoscenza che non sia soltanto la conoscenza comune quotidiana di tutti i giorni. Lui sta pensando proprio alla conoscenza scientifica, d'accordo? Kant dice addirittura che la critica della ragion pura deve dimostrare le condizioni con cui funzionano i principi generalissimi della natura. Sta parlando delle teorie scientifiche, delle teorie fondamentali della scienza newtoniana di cui lui è un seguace. Quindi si tratta di dimostrare la scientificità della conoscenza. L'intelletto
questo, anche attraverso l'io penso, istituisce l'ordine, la regolarità, l'intelletto, l'io penso è una forza legislatrice nei confronti della natura, d'accordo? Applica, dà alla natura il suo carattere di insieme di fenomeni che sono organizzati in maniera legale, in maniera scientifica, d'accordo? Che sono organizzati in maniera universale, necessaria. La natura si basa su leggi inflessibili, d'accordo? Quindi io vi dico subito che questo è un altro problema di Kant, cioè il fatto che quando Kant parla di conoscenza non distingue la conoscenza comune dalla conoscenza scientifica. Molti hanno messo in evidenza che questo è uno dei problemi di Kant. Kant lo fa perché sicuramente è influenzato dall'illuminismo, cioè è tipicamente illuministico pensare alla scienza come un'estensione del buonsenso che tutti noi abbiamo e che emerge spontaneamente dentro di noi per via della ragione che tutti abbiamo dentro di noi, che in realtà la scienza non sia altro che un'applicazione del buonsenso che noi facciamo nelle nostre osservazioni della vita quotidiana, cioè che la scienza non sia qualcosa di controintuitivo, di contrario al senso comune, che anzi la scienza sia un'estensione, sia un'applicazione a tanti fenomeni di ciò che noi già facciamo nell'ambito dei limitati fenomeni naturali a cui siamo a contatto tutti i giorni nella vita quotidiana. Comunque ho fatto questa parentesi. Kant considera la conoscenza comune e la conoscenza scientifica la stessa cosa, le tratta come se fossero la stessa cosa, e questo è un problema. Abbiamo visto che quindi lui vuole istituire più precisamente una conoscenza che sia proprio legislatrice della natura, che sia scientifica, che dimostri la possibilità dell'esistenza di leggi naturali inviolabili e alla base di tutte le leggi anche di leggi generalissime, quali per esempio il principio di inerzia e così via, la gravità e così via. Quindi non basta la deduzione trascendentale delle categorie, non basta dimostrare che le categorie, i concetti puri dell'intelletto, i trascendentali dell'intelletto si possano applicare alle rappresentazioni dei fenomeni. Bisogna anche spiegare come, in maniera oggettiva, uguale per tutti gli esseri umani, vincolante, universale, come queste categorie dell'intelletto si applichino ai fenomeni, in base a quali leggi? Leggi che Kant chiama principi. Infatti, questa parte si chiama anche analitica dei principi, d'accordo? I principi non sono altro che delle regole. Noi abbiamo stabilito che le categorie si possono applicare alla rappresentazione dei fenomeni, dobbiamo però capire con quali regole, in che modo le categorie nel concreto, nello specifico, si applichino ai fenomeni e a quali fenomeni in particolare, d'accordo? Ci vogliono quindi delle regole, dei principi, da qui la trattazione di Kant che si intitola Analitica dei principi. Kant parte da un'altra delle sue caratteristiche fondamentali, anche questa rappresenta un problema. Per Kant la sensibilità è qualcosa di completamente separato dall'intelletto, ok? Questo è un grosso problema per Kant. Kant pensa alla mente umana come se, immaginate se il cervello, la nostra testa, fosse divisa in tre parti che hanno difficoltà a comunicare. Per lui la sensibilità da una parte è qualcosa di eterogeneo rispetto all'intelletto in un'altra zona del cervello, rispetto alla ragione metafisica che vedremo in seguito in un'altra zona del cervello ancora, d'accordo? Ho fatto naturalmente una metafora, un esempio. Quindi il problema di come le categorie si applichino alle intuizioni sensibili, dalle rappresentazioni date dalle intuizioni sensibili della sensibilità, è anche il problema ovviamente di quale possibile
connessione vi sia tra sensibilità e intelletto. Kant è in difficoltà da questo punto di vista perché lui si basa proprio su questo presupposto, cioè che la sensibilità sia una funzione della nostra mente completamente eterogenea, diversa rispetto all'intelletto. E quindi che significa? Che vuol dire? Queste regole, questi principi non possono funzionare se non attraverso qualcosa che è a metà strada tra sensibilità e intelletto. D'accordo? Queste qualcosa sono gli schemi, schematismo trascendentale. Fate attenzione, gli schemi sono prodotti dall'immaginazione. Quindi Kant è costretto, dopo aver detto che le facoltà dell'intelletto sono tre, le facoltà, scusate, della mente sono tre, della psiche sono tre, sensibilità, intelletto e ragione, ragione nel senso stretto, ragione metafisica, deve ammettere che esiste un'altra funzione, l'immaginazione. L'immaginazione, dice Kant, attenzione, è qualcosa di intermedio tra la sensibilità e l'intelletto, quindi è una comunicazione tra la sensibilità e l'intelletto, è un punto di unione, un trait d'union, d'accordo? Tra la sensibilità e l'intelletto. L'immaginazione, infatti, abbiamo visto che produce schemi, che Kant dice sono comunque delle rappresentazioni. L'immaginazione produce schemi, l'immaginazione produce delle rappresentazioni che hanno qualcosa in comune con la sensibilità, cioè queste rappresentazioni dell'immaginazione, gli schemi, sono delle intuizioni. La sensibilità, come abbiamo visto, coglie delle intuizioni sensibili, mentre l'intelletto invece produce, vi ricordate, dei concetti, ok? Ha al suo interno dei concetti. Quindi l'immaginazione produce schemi, l'immaginazione è una facoltà intermedia tra la sensibilità e l'intelletto. Perché? Perché l'immaginazione produce delle rappresentazioni che hanno qualcosa in comune con la sensibilità, cioè sono intuizioni esattamente come le intuizioni empiriche della sensibilità. Hanno però, attenzione, qualcosa anche in comune con l'intelletto, perché queste rappresentazioni sono spontanee, d'accordo? Come i concetti dell'intelletto, ok? Quindi, vedete, l'immaginazione ha qualcosa in comune con la sensibilità, ha qualcosa in comune con l'intelletto, perché le rappresentazioni dell'immaginazione, gli schemi, sono qualcosa veramente che un po' sono sensibili, un po' sono intellettivi. Gli schemi sono delle intuizioni, come le intuizioni sensibili prodotte appunto dalla sensibilità, ma sono anche prodotte spontaneamente come i concetti dell'intelletto, mentre invece le intuizioni sensibili, ricordate, si danno perché la causa delle intuizioni è un oggetto esterno, certo che io conosco a priori, interpretandolo attraverso, spazializzandolo, temporalizzandolo, interpretandolo attraverso i trascendentali della sensibilità, lo costruisco a priori io, cioè conosco solo il fenomeno, non il numero, però comunque in ogni caso le intuizioni della sensibilità non ci sarebbero se non ci fosse come causa di queste intuizioni un oggetto esterno. Invece gli schemi prodotti dall'immaginazione sono spontanei. D'accordo? Queste rappresentazioni dell'immaginazione, cioè gli schemi, sono spontanei, d'accordo? Non sono come le intuizioni, cioè sono delle intuizioni e quindi gli schemi hanno qualcosa in comune con la sensibilità, solo la sensibilità produce intuizioni. Però sono intuizioni che, a differenza delle intuizioni empiriche, sono intuizioni spontanee, non hanno bisogno di essere prodotti da un oggetto empirico e quindi sono in qualche modo prodotti dall'intelletto, d'accordo? Quindi l'immaginazione è una facoltà
che è un po' a metà strada tra la sensibilità e l'intelletto. L'immaginazione produce rappresentazioni che sono schemi, gli schemi sono intuizioni, quindi sono in qualche senso sensibili, ma non sono intuizioni generate da un oggetto esterno, sono intuizioni spontanee e quindi sono delle intuizioni che però in qualche modo hanno a che fare con l'intelletto. Kant continua a non dire che non esistono le intuizioni intellettuali, ed è giusto, perché lui non parla di intuizioni di oggetti esterni, parla di intuizioni, però di intuizioni particolari. Sono intuizioni spontaneamente prodotte come i concetti dell'intelletto. Quindi vedete, lui si barcamena, insomma, per trovare qualcosa di intermedio tra sensibilità e intelletto. Che cosa sono precisamente questi schemi? E qui è un problema, cioè gli interpreti si dividono. Io ho detto non entrerò nel merito, io non sono uno studioso, un esperto di Kant, la mia trattazione è una trattazione divulgativa, scolastica, didattica, ok? Anche i principali manuali ora in uso nelle scuole sorvolano molto, sono molto superficiali su questi problemi, d'accordo? Sono molto generici, quindi io già vi sto dicendo delle cose in più rispetto ai principali manuali in uso nelle scuole e persino nelle università. Questi schemi potrebbero sembrare dei concetti, d'accordo? Ma noi abbiamo visto che i concetti già appartengono all'intelletto, ok? Quindi attenzione, gli schemi non sono un duplicato del concetto, sono qualche altra cosa. Kant dice che esistono diversi tipi di schemi, esistono schemi di concetti empirici, d'accordo? Per esempio lo schema dell'albero, lo schema del muro, lo schema del tavolo. Esistono anche schemi di concetti matematici, d'accordo? Lo schema del triangolo, ora faremo questo esempio e così via. Ma il problema è che lo schema, almeno la maggior parte degli interpreti dicono, perché Kant non è proprio del tutto chiaro su questo, che cos'è uno schema? Lo schema non è un'immagine mentale di qualcosa che io ho esperito sensibilmente, cioè l'immagine illanguidita di qualcosa che io ho colto con i sensi. Per esempio, si potrebbe pensare che lo schema di un tavolo, che cos'è? È questo tavolo che io adesso, di cui io adesso ho l'intuizione sensibile, lo vedo davanti a me con la sensibilità, poi adesso chiudo gli occhi, vado in un'altra stanza, no? Ho l'immagine, cioè il ricordo, l'immagine illanguidita del tavolo che ho visto quando il tavolo non è qui presente, ok? Allora molti potrebbero pensare che questo è lo schema, cioè lo schema del tavolo è l'immagine, il ricordo, d'accordo? L'immaginazione del tavolo, l'immagine che io ho in mente del tavolo quando il tavolo non lo vedo più, ma soltanto lo ricordo e quindi ne ho un'immagine più blanda, molto più illanguidita di quando il tavolo lo vedevo direttamente. Non è così, cioè lo schema non è un'immaginazione mentale di qualcosa che ho colto con l'esperienza, che ora ricordo, no? Di cui ho l'immagine mentale. L'equivoco può sorgere perché è così in Aristotele, cioè anche Aristotele parla dell'immaginazione, d'accordo, come facoltà proprio intermedia nel processo di conoscenza tra la sensibilità e l'intelletto. Però infatti in Aristotele prima c'è per esempio il tavolo sensibile sensibilità, poi io non lo vedo più, mi faccio l'immagine sensibile, l'immagine mentale del tavolo, no? Con l'immaginazione, dice Aristotele, l'immagine mentale del tavolo è il famoso fantasma di Aristotele, l'immagine del tavolo quando il tavolo non lo vedo più. Poi queste immagini si trasformano con l'intelletto in idee, d'accordo? Il tavolo in sé, ok? Ok, in Aristotele è così, cioè l'immaginazione mi dà
ricordo illanguidito, un'immagine mentale di un tavolo preciso, specifico, empirico, quando non lo sperimento più con l'esperienza. In Kant però non è così. Lo schema, almeno secondo quanto la maggior parte degli interpreti dicono, è più vicino a quello che Aristotele chiama idea, eidos, forma, oppure idea, oppure proprio all'idea platonica. Lo schema del tavolo non è questo tavolo empirico specifico nel momento in cui io non lo colgo più con l'esperienza e me lo ricordo con un'immagine mentale. Lo schema del tavolo è, attenzione, il modello, l'archetipo di tutti i tavoli, cioè del tavolo in sé, il modello, l'archetipo, d'accordo, del tavolo in sé, cioè l'insieme di tutti i rapporti formali di tutti i tavoli possibili. È il modello, l'archetipo. Quindi se sempre che io abbia capito Kant e le interpretazioni di Kant, perché qui la cosa non è chiara, Kant chiama schema non tanto quella che per Aristotele è l'immaginazione, cioè è l'immagine mentale. Lo schema è prodotto dall'immaginazione, la stessa facoltà che Aristotele dice produce l'immagine mentale. Però invece in Kant lo schema è qualcos'altro, è più qualcosa che quello che Aristotele o Platone chiamavano l'idea, nel senso della forma, il modello, l'archetipo di qualunque tavolo, d'accordo? Una sorta di schema che si può applicare a qualunque tavolo, d'accordo? Questi sarebbero gli schemi, ok? Faccio l'esempio del triangolo perché c'è un grande interprete di Kant che ha detto che questa cosa qui si può capire con l'esempio del triangolo. Io vedo un triangolo preciso, questo qui che ho disegnato, un triangolo specifico, empirico, d'accordo? Un triangolo l'ho disegnato malissimo, i pennarelli, la lavagna, insomma. Un triangolo particolare, specifico, empirico. Questo, non un altro triangolo. Poi non lo guardo più, mi giro, ho l'immagine languidita di quel triangolo particolare specifico che ho visto. Come abbiamo visto, lo schema non è questo. Lo schema del triangolo invece è il modello di tutti i triangoli possibili, l'archetipo, cioè è l'insieme delle condizioni formali che io posso applicare a qualunque triangolo possibile, d'accordo? Per esempio il fatto che abbia tre lati, che abbia tre angoli, d'accordo? Che abbia di solito una certa forma e così via. Cioè questo schema che io ho nella mente in parte è empirico, cioè capite, è vicino alla sensibilità, alla facoltà della sensibilità, perché mi appare nella mente, d'accordo? Quasi come se fosse un'intuizione sensibile. È un'intuizione, però in realtà non deriva da un oggetto esterno. Però io questo schema, modello di tutti i triangoli possibili, comunque me lo figuro come un'immagine nella mente. Però è anche qualcosa di vicino all'intelletto, d'accordo? Perché non corrisponde a nessun triangolo sensibile, ma solo al triangolo, alle condizioni generali di qualunque triangolo. Non so se mi sono spiegato. Vabbè, la cosa importante è, per proseguire, è che ci sono schemi di concetti empirici o di concetti matematici. Noi abbiamo fatto l'esempio dello schema del tavolo e dello schema del triangolo, però a noi questi tipi di schemi non interessano tanto. C'è un altro tipo di schema che invece è fondamentale, cioè Kant dice che gli schemi prodotti dall'immaginazione possono essere, attenzione, forse avete indovinato, non solo schemi di concetti qualsiasi, ma anche gli schemi quei 12 concetti, vi ricordate, che sono concetti puri, cioè che sono le 12 categorie.
Cioè io posso avere anche delle 12 categorie, riprendo l'elenco delle 12 categorie, anche dei 12 trascendentali dell'intelletto, dei concetti puri, dei concetti a priori, ovvero delle categorie dell'intelletto, anche di quelli io posso avere lo schema, d'accordo? È chiaro adesso? Quindi a noi interessano gli schemi non dei concetti empirici del tavolo, dell'albero, del triangolo, ci interessano gli schemi delle categorie, cioè dei concetti puri, dei trascendentali dell'intelletto, perché Kant dice che soltanto applicando gli schemi alle 12 categorie io poi posso tirar fuori le regole, vi ricordate come si chiamano i principi, per stabilire esattamente con quali regole, in quali modi ogni categoria si applica ai, eh, ai fenomeni per creare i 12 giudizi sintetici a priori, d'accordo? Quindi io ho lo schema delle categorie, ok? Delle categorie. Gli schemi delle categorie sono piuttosto complessi, facciamo solo degli esempi. Dagli schemi abbiamo visto, cioè gli schemi si applicano a ciascuna categoria o a ciascun gruppo di categorie soltanto quando le categorie sono schematizzate. Io potrò capire con quali regole si applicano al mondo sensibile della sensibilità per unire in un modo universale e necessario e non in un altro modo il molteplice sensibile spazializzato e temporalizzato in uno e non in un altro di quei 12 tipi di giudizi sintetici a priori, d'accordo? Allora, facciamo soltanto degli esempi perché lo stesso Kant è oscuro. Kant nomina tutti gli schemi, però in realtà parla approfonditamente, si fa per dire, soltanto di alcuni. Cioè si limita a nominarli, non fa neanche degli esempi per far capire esattamente cosa sono questi schemi e come funzionano, d'accordo? Quindi attenzione, è lacunoso e oscuro lo stesso Kant. Lo schema, ricordate le categorie di quantità, le prime tre che abbiamo esaminato? Allora attenzione, lo schema delle categorie di quantità è il numero. Perché? Capite? Senza schematizzare le categorie, io non posso tirar fuori i principi, cioè le regole con cui queste categorie si applicano in maniera corretta ai fenomeni, dando ad essi un ordinamento universale necessario che costituisce proprio la scienza newtoniana. Lo schema delle categorie di quantità è il numero. Se ci pensiamo è meno difficile di quanto si possa credere. Ricordate che le categorie di quantità sono unità, pluralità e totalità. Cioè, in cosa si distinguono le categorie di quantità? Appunto per la quantità. Cioè il soggetto può essere uno, un soggetto specifico, possono essere alcuni, nella categoria di pluralità, nella categoria dell'unità il soggetto è uno, nella categoria di pluralità il soggetto è alcuni, nella categoria di totalità il soggetto è tutti, ok? Cioè, quali sono le differenze tra la categoria di uno, alcuni e tutti, cioè categoria di unità, pluralità e totalità, ma sto semplificando, le differenze sono di tipo quantitativo, siete d'accordo? Infatti i rispettivi giudizi sintetici a priori delle categorie di quantità, unità, pluralità e totalità, sono il giudizio singolare, questo è un B, il giudizio particolare, alcuni sono B, e il giudizio universale, tutti sono B, tutti gli A sono B, è chiaro? Cioè ciò che differenzia le categorie di qualità, le categorie di quantità, è appunto la quantità, ok? Si chiamano quantità. La quantità si differenzia attraverso il numero, d'accordo? Vi ricordate che Kant aveva detto, ve l'ho detto, che l'aritmetica si basa sul tempo, ve lo ricordate? Perché è attraverso il tempo che io aggiungo un'unità ad un'altra unità,
d'accordo? Quindi, di fatto, in cosa si differenziano queste categorie di quantità? Crescono l'una rispetto all'altra quantitativamente, cioè crescono di numero. Se una fa riferimento a un giudizio sintetico a priori in cui il soggetto è uno, l'altra fa riferimento a un giudizio sintetico a priori in cui il soggetto è alcuni, l'altra fa riferimento a un giudizio sintetico a priori in cui il soggetto è tutti, ovviamente la differenza è nel numero. Attenzione, il numero io però lo percepisco attraverso il tempo. Ricordate, l'aritmetica, la serie dei numeri è ordinata temporalmente. Questo ci fa capire un'altra cosa assolutamente fondamentale degli schemi. Kant dice che gli schemi sono determinazioni trascendentali del tempo. Lo so, un'altra espressione piuttosto complessa. Determinazioni trascendentali del tempo, l'ho scritto un po' male. Alla base di tutta la conoscenza c'è il tempo, perché gli schemi, che in qualche modo unificano sensibilità e intelletto, fanno sì che l'intelletto, che le sue categorie si possano applicare con certe regole ordinate ai fenomeni, in realtà gli schemi funzionano grazie al tempo. Gli schemi sono una tipologia di tempo, ok? Ricordate che Kant aveva già detto che tra i due trascendentali della sensibilità il tempo è più importante dello spazio. Il senso interno, il tempo, non solo è la precondizione di tutti i fenomeni interni, ma anche di tutti i fenomeni esterni. E quindi abbiamo qui una conferma dell'importanza che Kant dà al tempo. Gli schemi, non solo quelli di quantità, però io ve l'ho detto a proposito di questi perché qui è più evidente la cosa, gli schemi sono sempre determinazioni trascendentali del tempo. Quindi io come colgo i fenomeni, come li metto insieme attraverso i concetti puri dell'intelletto, attraverso il tempo. Tutta la conoscenza, tutta la mia percezione, tutta la mia unificazione del reale secondo leggi scientifiche, secondo leggi inviolabili, avviene attraverso il tempo, che è una cosa assolutamente fondamentale. Facciamo solo qualche altro esempio. Ricordate le successive tre qualità? Le successive tre categorie, ricordate, sono le categorie di qualità, d'accordo? Affermativo, negativo, infinito. Per rendere più semplice, facciamo solo la distinzione tra affermazione e negazione, ok? Quando io dico il tavolo è bianco, oppure questo tavolo è bianco, oppure questo tavolo non è nero, che cosa cambia tra queste categorie, d'accordo? Tra la categoria di realtà, che potremmo anche chiamare affermazione, e la categoria di negazione. Cosa cambia tra l'affermazione e la negazione? Non cambia la quantità, d'accordo? Che cambia tra l'uno, alcuni e tutti, come nelle categorie di quantità. Nella categoria di quantità, tra affermazione e negazione, io che cosa sento, che cosa colgo, cambia il grado di intensità. Cioè se una cosa io la affermo e la penso vera, poi dopo la penso falsa, non cambia qualcosa di quantitativo, d'accordo? Cambia l'intensità, cioè il grado di intensità, che prima era affermativo, poi negativo. Per Kant la differenza proprio e la differenza che ho nella mente tra affermazione e negazione è una differenza di grado di intensità. Quindi le categorie di qualità hanno come schema il grado di intensità, ok? Lo schema delle tre categorie di quantità è il numero, lo schema delle tre categorie di qualità è il grado di intensità. Ora, se andassi a dirvi gli schemi delle altre 6 categorie, perderemo altre 2 ore perché sono molto più complicate rispetto ai 2 esempi molto più facili che vi ho fatto del primo gruppo di 3 e del secondo gruppo di 3 categorie. Quindi lasciamo perdere, d'accordo? Mi sembra una cosa veramente eccessiva. È vero che è importante che Kant parli dello schema che regola, ricordate quale categoria, quale trascendentale dell'intelletto molto importante, ricordate la causa-effetto,
detto la relazione causa-effetto, però fondamentalmente Kant non fa altro che ripetere quello che io già vi ho detto nella scorsa lezione su ciò che lui pensa di causa-effetto, cioè proprio cercando qual è lo schema della categoria causa-effetto, della categoria che lui chiama della causalità e dipendenza, che corrisponde al giudizio sintetico a priori di tipo ipotetico, se A allora B, lui dice semplicemente quello che io vi ho già detto, cioè cerca di dimostrare che la relazione causa-effetto nei fenomeni, che è alla base della legalità della natura, che Hume negava, questa relazione di causa-effetto io non la colgo, non la traggo empiricamente dai fenomeni, al contrario, trascendentalmente, sono io che attraverso la mia categoria dell'intelletto istituisco la relazione causa-effetto all'interno della natura, permettendola di essere concepita da me come regolata da leggi oggettive, inviolabili e necessarie. D'accordo? Quindi diciamo che questi sono gli schemi, ok, delle categorie. Le categorie possono funzionare in maniera ordinata e non soggettiva, in maniera oggettiva, applicandosi con certe regole ai fenomeni, soltanto quando sono schematizzate, d'accordo? Soltanto quando alle categorie vengono applicati questi schemi. Gli schemi applicati alle categorie fanno emergere quelli che sono appunto le regole con cui le categorie si applicano ai fenomeni. Queste regole, come abbiamo detto, sono i principi. Anche in questo caso i principi, tutti i principi dei vari schemi che si applicano alle categorie sono una cosa molto molto complessa e che io lascerò perdere, ok? Non andiamo proprio, anche perché voi dite non voglio spiegarlo, non è questo, sono cose molto controverse, molto oscure, cioè gli stessi interpreti di Kant si interrogano su quello che Kant effettivamente voleva dire, sono questioni di cui in alcuni casi vi ho dato l'interpretazione, perché anche quello che vi ho detto che cos'è lo schema è un'interpretazione di alcuni critici di Kant, altri interpreti la pensano diversamente, quindi che io debba andare, questo cioè mare proprio difficile, dove si va a fondo e giostrare tra le interpretazioni di un testo come quello di Kant, che appunto è soggetto a varie interpretazioni, mi sembra una cosa francamente assurda. L'importante è capire le cose fondamentali, come funziona il sistema, e questo l'abbiamo capito. Un'ultima cosa, e così finiamo, sembra incredibile, la critica della ragion pura, finiamo, scusate, non la critica della ragion pura, però la seconda parte, quella più difficile, l'analitica trascendentale, ci manca la terza parte, la critica della ragion pura, la prossima volta la dialettica trascendentale. Kant si sofferma alla fine dell'analitica trascendentale sulla differenza tra fenomeno e numeno. Noi ne abbiamo già parlato, anche Kant l'aveva già accennata, ma alla fine dell'analitica trascendentale ne parla in maniera molto approfondita. Abbiamo già detto che noi possiamo conoscere soltanto il fenomeno, non possiamo conoscere che cos'è il tavolo in sé, non conosceremo mai che cos'è il tavolo in sé. Del tavolo in sé conosciamo solo una parte delle sue caratteristiche, o meglio, conosciamo il tavolo come si presenta a noi, perché siamo noi che lo costruiamo gnoseologicamente a priori, grazie ai trascendentali sia della sensibilità sia dell'intelletto. D'accordo? E quindi lo conosciamo in un certo modo, ma il modo in cui conosciamo il tavolo, lo cogliamo con la sensibilità, spazializzandolo e temporalizzandolo, non significa che il tavolo davvero sia così oggettivamente, ok? Noi possiamo conoscere non il tavolo in sé, ma solo il modo con cui noi conosciamo il tavolo come qualunque oggetto esterno, ok? Questo l'abbiamo detto, non conosciamo tutto, non conosciamo la cosa in sé
il tavolo in sé, l'oggetto esterno in sé, conosciamo solo ciò che noi costruiamo a priori con i trascendentali e che viene colto dai nostri sensi. Cioè il fenomeno, dal greco phainomenon, ve l'ho già detto, phainomenon, un participio presente passivo del verbo phaino, vuol dire ciò che si mostra oppure ciò che viene mostrato, d'accordo? Ok? Il mostrato, d'accordo? Il mostrantesi, ciò che si mostra. Ma noi possiamo pensare, anche se non lo conosceremo mai, il tavolo in sé, la cosa in sé. La cosa in sé, Kant la chiama noumeno, che è anche qui un participio presente passivo del verbo greco noeo, che significa pensare. Noumeno significa ciò che si pensa, ciò che viene pensato, d'accordo? Il fenomeno è intuito sensibilmente e noi possiamo conoscere solo ciò che è intuito sensibilmente, solo la percezione sensibile. Ma il tavolo in sé, il noumeno, noi comunque lo possiamo pensare che esista la cosa in sé del tavolo, ma non potremo mai conoscere il tavolo in sé, cioè non potremo mai conoscere il tavolo come noumeno. Allora che facciamo? Il numeno non ci interessa minimamente. Il numeno è oggetto della ragione, lo vedremo la prossima volta, è la metafisica, la facoltà della ragione metafisica che cerca di conoscere il numeno, qualcosa che va al di là dell'esperienza. Siccome non si può conoscere niente che vada al di là dell'esperienza, il tentativo di conoscere da parte della metafisica, che cerca di conoscere i numeri, è frustrante e fallimentare. La metafisica, come vedremo, non conosce, solo la sensibilità e l'intelletto entrano nel processo di conoscenza. Tuttavia Kant dice che dobbiamo tenere in considerazione la metafisica e il noumeno, anche se la metafisica non conoscerà mai niente, e quello che cerca di conoscere la metafisica, cioè i numeri, noi non li conosceremo mai, perché gli unici oggetti della conoscenza possono essere gli oggetti empirici di esperienza. Il numero però serve, e poi Kant tra l'altro si interrogerà sul perché esiste questa tendenza della mente umana a conoscere ciò che va oltre l'esperienza, per esempio Dio, l'immortalità dell'anima, qualcosa di totalizzante, qualcosa di incondizionato. Noi con l'esperienza conosciamo solo cose particolari, invece con la metafisica, con la ragione metafisica vorremmo conoscere il tutto, d'accordo? Cosa che ovviamente è impossibile dal punto di vista dell'esperienza. Quindi, prima di tutto, la metafisica è un'esigenza strutturale innata nell'animo umano e quindi a qualcosa servirà, bisogna indagare. Vedremo che per Kant la metafisica non servirà affatto a conoscere, in questo lui è un buon empirista, non si conosce con la metafisica ma solo con l'esperienza, però sarà posta attenzione da Kant alla base della vita morale, cioè sarà recuperata la metafisica nella seconda opera che vedremo di Kant, nella critica della ragion pratica, nella morale. Attenzione, sto anticipando troppe cose, poi lo vedremo meglio. La metafisica, il noumeno, anche se è qualcosa che non conosciamo, serve come concetto limite, capite? Cioè, come dice, non lo conosciamo, a che cosa serve? Serve a farci capire quali sono i limiti della nostra conoscenza, serve a renderci umile. Il numeno non lo conosciamo, però ci serve in quanto proprio è la barriera, in quanto proprio è il confine tra ciò che conosciamo e ciò che non conosciamo. Oltre questo confine, cioè verso il numeno, non potremo mai andare, ok? Tuttavia è utile perché il numero ci dice dove dobbiamo fermarci nelle nostre pretese conoscitive. Non possiamo conoscere tutto, possiamo conoscere solo alcune cose che tuttavia sono bastevoli, sono sufficienti, sia per la conoscenza comune, sia per dare un'oggettività alla conoscenza, una validità alla conoscenza scientifica. D'accordo? Quindi il numero è comunque utile perché ci ricorda che non possiamo conoscere tutto e quindi in quanto concetto limite è utile perché ci fa capire che la nostra conoscenza si deve arrestare ad un certo punto. D'accordo? Il numero
ci rende chiaro che l'indagine sulla conoscenza in Kant, come Locke, Hume e gli altri empiristi, è anche un'indagine sui limiti della conoscenza, è anche un'indagine su ciò che la conoscenza non può conoscere. Ciò che la conoscenza non può conoscere, ciò che la mente umana non può conoscere, che la ragione metafisica cerca inutilmente di conoscere, cioè le idee noumeniche. Ricordate che cosa fa la ragione metafisica? Cerca di conoscerli. Ricordate il significato tecnico di idee, di concetti, eccetera. I concetti sono quelli dell'intelletto, le idee sono le cose impossibili da conoscere della metafisica, come per esempio Dio, l'anima immateriale immortale, eccetera. E queste cose che non possiamo conoscere e questa facoltà dell'incondizionato che cerca di conoscere inutilmente oggetti che sono al di là dell'esperienza, che noi possiamo pensare, noumeno ciò che si pensa, ma non possiamo conoscere, sarà l'oggetto della prossima lezione, ovvero della trattazione della terza e ultima parte della critica della ragion pura, ovvero la dialettica trascendentale. Alla prossima!